Buongiorno amici del canale. Sto fregata oggi. Oggi abbiamo un bel catafalco qua. Sì. In realtà l'abbiamo recuperato da una casa che hanno venduto e dove abbiamo preso tantissimi mobili. Per noi il metodo migliore per avere sempre dei bei mobili da proporvi, diciamo, o andare in alcuni brocanti, mercatini specializzati e cercare alcuni pezzi particolari, oppure trovare anche pezzi come questo che sono magari più in larga scala. Sì. Proprio in questo modo, quindi andare da qualcuno che fortunatamente ci chiama perché non li vuole buttare, ovviamente noi li compriamo e prendiamo in stock magari 20, 30, 40, 50 mobili a volte. Ci sono anche delle sedie bellissime per Emma. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso tantissimi mobili, ci sarà lui, ma ci sarà anche un gemello un pochettino più stretto, sì. Perché se fra un po' vi vedrete un altro tutorial con un mobile rimpicciolito non si è ristretto, è un gemello. Questo bel mobile a me mi attratta subito, perché? A me non si dice, però perché mi attratta subito? Perché quando vedo delle superfici così belle, lisce, che mi lasciano fare quello che voglio, per me è fondamentale, perché siamo tutti capaci a decorare dei bei cassettoni barocchi con tante finiture, tanti fronzoli, oppure il chip che è ancora più particolare, ma quando ci sono i mobili lisci, squadrati, lì arriva la bravura. E noi oggi utilizziamo questo stencil, che secondo me l'hanno capito 1 su 1000 e ce la fa. Perché non è scontato capirlo, non perché voi insomma è uno stencil che abbiamo in testa io e Emma da anni e siamo riusciti a realizzarlo. È uno stencil meraviglioso sia per pareti che per mobili. La prima cavia ad aver utilizzato non lui ma l'altro, lui si chiama Gadir, l'altro si chiama? Macaron è il mio amico e geometra Fabrizio, ha fatto una cameretta per il bambino che sta arrivando meravigliosa su parete, quindi vi posso assicurare che dà delle soddisfazioni pazzesche questo tipo di stencil e non è assolutamente da vedere come i vecchi bordi che si mettevano in quel modo, può diventare modernissimo, quindi righe ma particolari, sì. Un po' robeggianti. Partiamo? Partiamo. Tutto in legno bellissimo, drittissimo, guardate quanto è capiente, cassettini nascosti, guardate qua, più scomparti, un mobile veramente fantastico, deve essere assolutamente salvato, ma non mi piacciono queste gambe centrali che probabilmente sono state inserite in un secondo momento per evitare che imbarcasse, queste le voglio sostituire, non le butto ma le cambio, corichiamo il mobile sulla schiena. Abbiamo fatto un lavoro certosino, perché? Perché queste gambe bellissime, solidissime, sono introvabili. Ma fai vedere con cosa volevamo sostituire? Perché noi che non buttiamo mai via nulla avevamo già la giusta gambetta. Però, a parte che lei aveva qualche tarletto e poi ne ho 4, perché toglierle a un eventuale altro restyling? Quindi abbiamo deciso di prendere questa gamba e semplicemente tagliarla. Quindi ci siamo messe alla sega. Abbiamo tolto via questi 2 pezzi, abbiamo preso una levigatrice, abbiamo fatto bene i bordini lisciandoli e stondandoli leggermente perché ovviamente le altre gambine sono stondate, non sono squadrate. È un legno bellissimo, solidissimo, senza un buco di tarlo e quindi volevo usare questa gambina. Inoltre abbiamo mantenuto la larghezza superiore di 10 cm perché è la stessa larghezza che c'è anche qua nell'altra gambina e quindi vogliamo che la partenza sia esattamente identica. Mi piace, anche se ha la forma leggermente diversa da quelle ai lati, perché riprende molto la forma del mobile, quindi secondo me sta benissimo. Ora vi facciamo vedere però come la rimettiamo, perché non è scontato che i buchi siano gli stessi, che ci stia dopo averla carteggiata, magari dobbiamo spostarlo, perché vedete questo buco è tanto laterale rispetto a questo e bisogna ricentrarli, avendo ovviamente tolto un pezzo. Quindi noi andiamo a centrare il tutto e cosa facciamo, Emma? Aiutami. Nastro carta, un po' più grande, non prendete quello piccolino che sennò fate fatica. Lo mettete sulla base. Fai i buchi, tutti e 4, i 4 buchi che noi vogliamo andare a riutilizzare perché ci rimetteremo 4 viti. Dobbiamo essere abbastanza centrati con il centro della gamba e anche di qua. E ora fai la dima. La dima è il contorno perfetto della gamba, fallo pure anche dietro, in modo che quando poi dopo si va a bucare per rimettere la gambina siamo perfettamente a posto. Brava Emma, togli il nastro carta e rimettiglielo perfettamente sopra. Cosa facciamo noi ora? Andiamo a fare i buchini nella gamba per evitare che si spacchi. Perché? Perché se noi in questo momento andassimo a mettere una vite direttamente nel legno, questa potrebbe anche crepare. Quindi si va con la punta più fine che si ha da legno a iniziare il buco in cui andrà poi la vite. In questo momento non si spacca. Vi faccio vedere.
Mettiamo la nostra gambina in questa bella morsa vecchia per tenerla bella ferma. Come vedete Emma ha preso la dimensione perfetta e ha fatto i buchini sotto e voilà, quelli che vedete con la penna sono i buchini giusti. Ora io faccio solamente l'inizio della vita e non vado fino in fondo perché non serve. Ora andiamo a riutilizzare i vecchi buchi. Brava Emma, risegnameli, in modo che utilizzando i vecchi buchi non si fanno buchi nuovi sul mobile. Questa è la cosa più importante, perché la gambina è sana ma il mobile ha già dei buchi preesistenti. Quindi andiamo con sicurezza proprio a delimitare quali sono quelli giusti senza andare in quelli vecchi e rifissiamo la zampina, così. Inizia a far uscire una vite in modo che Emma trovi la prima, che è l'inizio. Iniziamo solamente ad avvitare leggermente. È solo un invito, non è fissa. Ora ne mettiamo un'altra dall'altra parte in modo che si bilanciano. Perfetta. E ora possiamo avvitare le altre due per dare più stabilità. Ed ecco qua la quarta vitina. Gambina nuova. Ora lo mettiamo in piedi e facciamo vedere come è cambiata la forma di questo mobile grazie alla zampina nuova. Ovviamente togliamo le maniglie, prima di tutto perché per la lavorazione che dobbiamo fare è meglio avere il mobile completamente liscio e questa è una fortuna. Secondo perché vogliamo anche lucidarle perché non lo sono più. Togliamo via questa copertura, quindi avrete sicuramente trovato o troverete dei mobili che hanno questa copertura, non la buttiamo anzi perché poi va rimessa. Se le puntine sono un pochettino stortine con una pinza le raddrizziamo. In questo modo facciamo un bel lavoro preciso. Le mettiamo da parte e con una pinza piccolina, questa è dell'elettricista ma va benissimo per queste lavorazioni, andiamo a svitare questo vecchio bullone quadrato. Occhio che ogni vite sposa il suo bullone, quindi non andate a mischiarli. Ora che togliamo il pomello andiamo subito a rimettere questo bulloncino quadrato dietro perché è stata proprio tagliata su questa filettatura. Infatti se vedete qua lo spuncione che usciva è stato tagliato qua. Quindi che sta succedendo? Ho svitato davanti, ora svito anche dietro in questo modo e lo riavvito immediatamente. In questo modo sono sicura che la sua vite ha il suo bullone e ha il suo pomello e non vado ad invertirli. E voilà, le tolgo tutte. Qua è venuto via il bulloncino, quindi svitiamo il pomello e lo uniamo subito al suo bulloncino perché se vengono mischiati con altri poi potrebbero non essere perfetti perché la filettatura cambia. Quindi in questo caso tolgo e rimetto immediatamente prima di metterlo nella ciotola. In questo modo non vado a scambiarlo con altri pomelli. Continuo. Andiamo a mascherare tutte le parti che potremmo sporcare nel momento in cui coloriamo. Quindi questo pezzettino di catena va vicino al pezzettino di legno. Mettiamo a filo il nastro carta per mascherare ed evitare che si sporchi. Andiamo anche a proteggere le parti in ferro perché la parte interna dell'antina verrà tinta, ma la catena no. Alcuni consigli utilissimi per utilizzare colore e rullo con temperature più alte. Quali sono? Prima di tutto i rulli mai prenderli troppo a pelo corto quando fa molto caldo e quando si usa vernice pura perché potrebbero non autolivellare e soprattutto ora io uso un rullo a pelo medio, fare questo. Quindi andare a mettere del nastro carta per renderlo di nuovo morbido. Io utilizzo il rullo a pelo medio, perché? Perché trattiene più vernice, la rilascia più lentamente, autolivella meglio, ne uso meno, magari qua basta anche una rullata, anzi senza il magari, e soprattutto ho un lavoro più fine e senza bucciatura. Ma la cosa più fondamentale che dovete mettervi in testa è che se voi la pittura la diluite, andate a farla coprire meno, anche se aggrappa moltissimo Magic Paint, va anche diluita. Quindi quando ci sono queste temperature, se volete far scivolare bene la vernice, non mettete troppa acqua, piuttosto mettete un goccino di protettivo. Quindi io cosa faccio? Inizio a mettere nella mia vaschetta Royal Green, uno dei miei verdi preferiti, ne metto abbastanza perché il mobile è grande, e protettivo
Io vi consiglio sempre o il satinato o il lucido, evitate l'opaco perché ha molto opacizzante e potrebbe far scivolare meno il colore. Più o meno 2 cucchiai su questa quantità. Che succederà ora? Succederà che lo faccio girare bene bene con il rullo, quindi vado a inglobare bene i 2 componenti e che il protettivo renderà il colore molto più viscoso. Cosa vuol dire viscoso? Vuol dire che scivolerà meglio, non farà attrito. Come vedete ho inglobato bene i 2 componenti e ora non vado a schiacciare troppo, anche se è un rullo bello pieno. Vado a scaricare delicatamente l'eccesso, perché ovviamente questo rullo ne ingloba molto e lo capite anche dal peso. Seguite sempre la velatura del legno per non fare errori, dall'alto verso il basso. Guardate che coprenza pazzesca ha già, con una sola mano. Non fatevi fregare dal fatto che in questo momento vedete che c'è una leggerissima bucciatura, perché questa delicata bucciatura andrà via, proprio perché il protettivo andrà a far autolivellare il colore. Quindi tra pochi istanti vedrete che diventa sottile, liscio, vellutato e non ci saranno più effetti di rullo bucciato. Come vedete il pelo lungo del rullo va anche all'interno delle cesellature, in questo modo anche delle modanature, e quindi è molto più facile. In questo caso non prendo da qua perché me ne serve poco, lo prendo un po' dallo scarico e vado qua a rifinire questa parte. Ricordate anche sempre che, fondamentale, prima di andare in un altro lato del mobile si deve finire bene questo. Qua ovviamente ci sono delle parti che non sono omogenee, quindi non torno all'inizio, ma riprendo da dove ho lasciato prima, dall'inizio alla fine, liscio la pittura in modo che diventi omogenea e in modo che non ci siano delle tacche date dal rullo. E voilà, ora vado dall'altro lato e continuo con lo stesso ragionamento, anche se aggiungeremo il pennello perché nei punti in cui il rullo non va, Emma va avanti col pennello a punta 2. Partiamo da questa parte. Abbiamo messo dei perni solo per aprire bene. Emma cosa farà? Mi colorerà tutti i punti in cui non arrivo con il rullo, tipo qui la cerniera, come vedete qua non posso andare con il rullo. Nel frattempo io coloro anche l'antina. Le parti interne le coloro, le parti esterne anche, ma non coloro il resto dell'interno. Quando si fa questo passaggio con il pennello non si lascia a pennello, si deve subito ripassare con il rullo in modo che non ci siano discromie di stesura. Il pennello è il nostro mezzo per arrivare in alcuni punti, ma non deve esserci la stesura a pennello e rullo insieme. Ora, avendo un rullo molto intelligente, posso già subito fare i bordi. Emma va avanti in tutti i punti in cui non arriva il mio rullo e io faccio solamente le antine. Non ci devono essere rullate non omogenee, quindi si liscia tutta la superficie, si fanno tutti i bordi molto bene perché con un solo rullo si può fare tutto, anche i bordi più lisci. E voilà. Ovviamente continuiamo sul resto. Sapete che noi dobbiamo sempre ingegnarci, quando vi proponiamo restyling di questo tipo dove la precisione è importante, ci lavoriamo tutta la notte. E quindi cosa abbiamo deciso? Di farvi vedere qual è secondo noi il metodo
più facile per fare righe di questo tipo con stencil simili a questo su mobili e su muri e pareti. Perché? Perché a volte i muri sono storti, i mobili sono storti e il nastro carta può essere anche un problema. Quindi attenzione e segnatevi tutti gli step che vi sto per dare. Qua innanzitutto vedete una livella laser. Ma qual è più o meno il costo di una livella laser? Li trovano anche sui 30 euro. Non è un grande investimento, ma ricordate che potete usarlo anche per appendere i quadri sui muri, metterli dritti, andare diciamo a mettere che ne so, il bastone per la tenda, quindi anche piccole finiture. E inoltre quando fate righe su mobili e muri vi salva veramente la vita. Abbiamo già usato più di una volta la livella quando mettiamo la carta da parati, in diversi momenti. E ricordatevi sempre però che ce l'avete. Dopodiché noi abbiamo preso 2 stencil perché ce li abbiamo, avevamo i nostri 2 stencil in casa e quindi abbiamo fatto che mettere uno stencil qua, che è nella parte superiore, e là, che è nella parte sottostante, perché noi faremo queste rigone che partono appunto dallo stencil. Voi potete non farlo, potete usare questo bordo per fare poi un colore pieno, quindi l'idea che noi vi stiamo dando è utilizzate lo stencil creando anche delle righe seguendo il disegno. Questa è la nostra idea di oggi. Chiaro che voi potevate semplicemente fare lo stencil sopra dove fin qua era verde e qua iniziavate con il rosa per dire e al fondo fare uguale, arrivare fino a un certo punto, prendere lo stencil, spostarlo e fare un altro bordo in cui sotto era verde e in centro rimane il disegno rosa. Noi vogliamo complicarci la vita, quindi tante righe quante sono le divisioni dello stencil e useremo sia la parte dove c'è il cerchio che viene in su e quindi qua ci sarà una riga, giusto Emma? Qui ci sarà una riga, ma useremo anche la parte in cui il semicerchio va in giù, quindi qua ci sarà un'altra riga. Quindi riga che va in giù e riga che va in giù. Righe di diversi colori e di forme alla fine diverse. Quindi, fatto il centro, fatto il centro. Ora perché usiamo la livella? Perché da qui, dove parte la riga di questo stencil, a là, dove, vedete, continua a esserci la riga dello stencil, siamo sicuri che col nastro carta io e Emma andiamo dritte perché questo mobile è particolarmente storto e perché questo pavimento è molto storto. Io sono in uno stabile molto antico e quindi anche il pavimento ti frega qua dentro, anzi ci frega sempre, le porte non chiudono, i mobili sono storti, poi quando li sposti nel punto finale sono sempre perfetti. Nastro carta, Emma vi fa vedere come lo mette da là e io ve lo faccio vedere da qua. Ragazzi, ricordate che il nastro carta messo sulle superfici come questa può strappare via il colore perché sotto era abbastanza lucidina, grassina la superficie, non perché non è stato fatto ABA, è stato fatto, ma secondo me negli anni hanno messo anche olio cere sulla base. Quindi ricordatevi sempre il nastro carta è meglio toglierlo quando è bagnato, quindi non andate a strappare il nastro carta quando è umido. Se volete avete 2 alternative, comprare il nastro low tack, che è il nastro a bassa adesività e noi lo vendiamo, oppure scaricare sui vestiti un po' di colla del nastro carta, in questo modo tirerà di meno. Io e Emma rischiamo e lo togliamo da bagnato. Una cosa a cui bisogna fare molta attenzione ovviamente è, oltre che apporre il nastro carta in modo preciso, anche fare bene le bordure. Perché? Perché noi qua abbiamo ben 2 bordure, non ci semplifichiamo mai la vita. Una qua, in cui devo andare anche sotto l'angolino per essere il più precisa possibile. Se volete potete anche aiutarvi da una spatolina. Ok. E qua, giusto per continuare ad arrivare dritti, dritti, dritti. Ed ecco fatto. 1. Ora facciamo la stessa cosa dall'altro lato spostando la livella. Ok. Andiamo. Vai Emma. Ricordatevi che dovete stare esterni alla riga della livella e anche noi qua lo facciamo. Voilà! Ricordiamo insieme qual è il trucco per le righe perfettamente dritte e non sbavate? Passare sul nastro carta una mano del colore di fondo, ovvero il Royal Green. Quindi, prima di fare altre righe, spostamenti con gli stencil o altro, cosa facciamo noi? Andiamo già a spalmare qui il Royal Green e vi mettiamo già qui il colore, così decidiamo qual è insieme il colore. Inoltre, toglieremo già il nastro carta quando è bagnato, così vedete dal vivo tutti gli step fondamentali per non fare danni, ovvero non staccare il colore di fondo e non fare righe sbavate. Andiamo!
Test colori da abbinare per le righe. Questo è il Royal Green in purezza. Qua c'è il Royal Green schiarito con un po' di Pure Sand. Non mi convince tanto. Qua vorremmo abbinare solo Noisette e Pure Sand. Come? Qua tanto Pure Sand con dentro un pochino di Noisette. Qua tanto Noisette, ne facciamo ancora un po', con dentro un pochino di Pure Sand e i colori saranno completamente differenti. Tiriamo e facciamo questo bel cappuccino e andiamo a fare 2 righine vicino al nostro Royal Green per vedere se ci piace l'abbinamento. Fate sempre i test prima di andare direttamente sul mobile, perché noi non possiamo sapere a quali abbinamenti deve andare incontro in casa vostra, i vostri muri, la vostra luce, le finestre, la luce naturale, i pavimenti. Qui abbiamo Noisette leggermente schiarito. Qua abbiamo Pure Sand leggermente schiarito e qua abbiamo Royal Green in purezza. Ci piace? Ma metterei ancora un po' di Noisette dentro il Pure Sand. Che dici, Emma? Sì. Elisa, come faccio a sapere le dosi perfette per poi ricrearlo se finisco il colore? L'unico modo è andare a cucchiaiate o usare una bilancia. Quindi decidete voi cosa fare. Io, come sempre, sfido la sorte. Ci piace di più? Un po' più caldo? Sì. Perfetto, allora partiamo. Scolo il mio rullo e passo sulle righe. Mi raccomando, non fate l'errorino di lasciare delle scanalature, quindi piuttosto colorate un pezzettino in più. Asciughiamo e iniziamo col colore deciso per le righe centrali. Prendiamo la tonalità creata più chiara, pennello 30 o il testa quadra o il pennello che vi piace di più e iniziamo a fare questo lavoro. Prima io scarico nei punti in cui ho più da colorare, ma quando mi avvicino allo stencil picchietto. Mi raccomando, ricordatevi sempre di non far andare il colore sotto lo stencil. Ovviamente io quando faccio righe molto grandi o su parete preferisco pennelli più grandi, ma da trattare esattamente come trattiamo il pennello a tamponcino. Ricordate anche che deve essere bello coprente, quindi valutate se asciugare piuttosto e dare subito una seconda mano, che ci aiuta ovviamente a essere più coprenti e definitivi, anche perché non ci conviene rimettere di nuovo lo scotch un'altra volta. Inizio a fare questa mezza parte prima poi di togliere lo scotch, ovviamente, quindi cosa faccio? Scarico di nuovo sul bordo del nastro carta e qua tampono, tanto qui andrò un pochettino più in là. Qui cerco di essere precisa e qui posso colorare tranquillamente perché tanto poi ci sarà una riga molto più spaziosa. Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. Asciugo da una seconda passata e poi togliamo insieme il nastro carta. Togliamo il nastro a 45 gradi perché in questo modo avremo meno possibilità di togliere un po' di colore di base. Dovete prendere il nastro, inclinare e togliere in questo modo. Anche qua incliniamo verso l'altro lato, in fuori. Mi raccomando, vedete che noi in questo momento l'abbiamo tolto quando il nastro è ancora umidino. Righe perfette e non abbiamo ovviamente staccato la vernice di sfondo. Adesso togliamo anche la mascherina dello stencil, così vedete il decoro. Bellissimo, precisissimo, ma avrà il suo vero senso solo quando avremo fatto anche la seconda striscia, perché qua sarà in dentro e qua sarà in fuori e creerà il decoro. Quindi velocemente, prima tutte le righe di questo color più chiaro e poi tutte le righe del color più scuro. Per riposizionare bene questo stencil senza fare errori, cosa si fa, Emma? Si toglie da come adesso, si affianca riposizionando in questo modo, si prendono dei punti di riferimento. quindi
Quest'altro angolo. questo angolo, E mi segno anche questi due per sicurezza. che ci danno le linee guida per affiancare. Così adesso possiamo recuperare il tempo di una riga seguendo i nostri pallini. Loro due ci danno la prima guida e loro due ci danno la seconda guida. Quindi ora dobbiamo mettere il nastro carta in modo che non vada a dar fastidio. Cosa facciamo qui? Prima lo metto in verticale per fermare lo stencil e ne metto un piccolo pezzettino che mi fermi la mezza conca, così non rischio di sbavare dall'altra parte. Qua faccio la stessa identica cosa e qua, che non devo colorare in questo momento, posso fermarmelo in modo più ampio anche qui, e faccio la stessa cosa dall'altro lato. Qui ho già il nastro e me ne metti due pezzettini, uno qua. Perfetto. Schiacciamo bene questo scotch perché altrimenti rischiamo che poi sbavi. E ora con la livella andiamo a fare di nuovo le righe, così. Prima riga con il nastro carta pronta, andiamo. Brava, schiaccia Emma perché altrimenti rischiamo che vada sotto il colore. Perfetto, e ora finiamo da questo lato. Attacchiamo bene. Continuo spostando la livella. Ricontriamo come prima, mettiamo il verde sul nastro carta per non far sbavare e poi il colore più chiaro. Riposizioniamo adesso lo stencil per ricreare le righe con il secondo colore. Andiamo a lucidare le maniglie, che come vedete sono molto ossidate. Per farlo utilizzerò l'olio jasmine e la paglietta, quella fine. Quindi metto un po' di olio sulla paglietta e vado leggermente a strofinare. L'olio mi aiuta a rimuovere i residui di sporco e a fare in modo che la paglietta non gratti troppo la maniglia. Pulisco con un po' di carta per togliere solo l'eccesso e voilà, guardate che differenza. Continuiamo su tutte le maniglie. Quello che sto per dire adesso sembrerà un po' strano. Non l'hanno ancora visto in piedi, vero? No. Beh, prima di tutto facciamo vedere quanto è bello in piedi. Non è bello di più, e la chicca, vieni Clarissa, facciamogliela vedere, è quando tu noti la continuazione sull'angolo. Secondo me è molto 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 carino e non scontato. Chiaro, sarebbe stato molto facile per noi farvi questa lavorazione con lo stencil usando solo un colore, però così è molto più divertente.
La cosa che vi sembrerà strana che sto per dire, che sicuramente farà anche arrabbiare un pochettino di restare nel mio settore, è che è molto più difficile fare un mobile come questo, quindi liscio, solo con stencil e colore, piuttosto che fare tante tecniche, piuttosto che fare una patina antica, una patina a cera, lavaggi di colore, craquelé, anticature. Cosa ci possiamo mettere di mezzo? Cioè, non c'è nulla che vedere. Una tecnica come questa, dove devi essere perfetto, preciso e liscio su un mobile vecchio, dove quasi mai è dritto, con delle cerniere che te lo consentono, con delle porte che non strisciano, è molto molto difficile. Motivo per cui noi adesso dobbiamo scegliere che tecnica attuare per far sì che sembri bello, curato e che stia bene nel contesto con la tecnica che abbiamo scelto. Quindi deve stare bene con questi toni, con questi colori, con diciamo anche la forma dello stencil, perché le tecniche non sempre si sposano. A volte vedo dei mobili in stile rinascimentale su cui fanno delle tecniche che lo appesantiscono ancora di più. Uno dice, ma ci sono queste brutte zampotte a forma di piede di leone, è pesante questo mobile marrone, lo faccio bianco, poi ci mettono sui fregi l'oro. Ecco, quello non è il metodo per alleggerirlo. Al massimo per alleggerirlo, tono su tono e soprattutto parete dietro il mobile uguale al mobile. In questo modo sì, lo alleggerisci e lo confondi nell'ambiente. Quindi décapé assolutamente, perché? Perché la conformazione di questo mobile non potrebbe assolutamente richiedere, diciamo, un restyling. Perché? Perché ha tutte le cerniere a vista. Queste sono le cernierine che ovviamente aprendo, chiudendo e utilizzando il mobile si vanno per forza a, diciamo, scrostare. Non avremmo potuto foderare e non aveva nessun senso toglierle, perché in questo mobile con questo restyling di questo tipo è proprio bello il fatto che tu le colori le vai ad anticare. Quindi noi qua faremo leggero décapé, che non ha nulla a che vedere con il décapé che voi definite shabby di solito. Mi raccomando, ricordate che il décapé è una tecnica e lo stile shabby chic è un'altra storia. Non è semplicemente un colore, ma è proprio un insieme di scelte che creano uno stile, una cosa completamente differente. Per andare a fare un buon décapé senza impazzire, soprattutto con una pittura come Magic Paint che quando aggrappa non la scolli più, perché qua parliamo di qualità, di un prodotto veramente di qualità elevata, c'è un trucchettino. Io uso il mio manipolo che non mi fa mai faticare, ci ho messo sotto una grana 80, perché qua posso, e prendo un pannettino umido. Questo pannettino umido mi aiuterà perché vado a inumidire la superficie, quindi indebolisco un po' la vernice che ovviamente non è ancora stata protetta, e soprattutto non mi fa volare la polvere, così non riempio casa di polvere. Ripasso la mia spugna. Ovviamente il colore sta lì, ma ho tolto la polvere della levigatura. Questo leggero filino, quindi non sarà un décapé esagerato, non sarà un décapé che mi crea delle chiazze di scrostatura su tutto il mobile, è un décapé che va a lavorare solo ed esclusivamente sulle forme esterne, sulle bordure del mobile. Mi fa però scaldare l'ambiente, mi fa sembrare questo pezzo più vintage e non un pezzo semplicemente colorato nuovo, perché va a mettere in evidenza tutte le forme. E quindi quando arriveremo anche alle nostre cerniere, che sono sicuramente l'elemento più particolare del mobile, saranno perfette, perché noi anche qua andiamo a inumidire la cernierina e poi delicatamente l'antichiamo così. Ora continuo su tutto il mobile e lo faccio in tutti i punti in cui voglio leggermente anticare il mio mobile, ma soprattutto sulle parti esterne, sulle parti che concludono il mobile. Nella mia vaschetta ho già messo il protettivo opaco. Lo proteggiamo con il protettivo opaco perché non sappiamo ancora dove andrà questo mobile. Sì. Chi lo sa. Però col protettivo opaco non abbiamo nessun tipo di problematica di finitura, perché sembrerà naturale, sembrerà protetto a cera, ma è intanto protetto e può essere lavato anche più volte. Uso per oggi il rullo a pelo lungo perché rilascia sulla superficie un po' più di prodotto, autolivella molto bene, così darò solo una mano. Ovviamente anche qui, siccome il rullo l'ho già usato, ho messo il nastro carta e in questo modo quando lo tolgo il mio rullo sarà bello voluminoso e non avrà soprattutto residui di polvere o di peletti che si staccano. Ma tu che mi dici vai avanti col pennello? Sì. In tutti i punti in cui non arriva il rullo. Qua ho già diluito il mio protettivo opaco con un 10% di acqua, mai stendere il protettivo puro, mi raccomando.
che sia lucido, satinato, opaco, va sempre comunque diluito. Facciamo sì che il nostro rullo raccolga abbastanza prodotto, perché il rullo deve sempre lavorare pieno. Ricordatevi, se non è pieno non lavora bene. E ovviamente però scarico, perché essendo un rullo a pelo lungo, ovviamente assorbe molta protezione. Ora andiamo sul lato, così vi faccio vedere bene come utilizzare un rullo a pelo lungo. Con tutto quello che ho caricato con questo rullo, probabilmente potrei anche riuscire a fare tutto il lato senza prendere prodotto. Quindi prima io lo spalmo per andare ad omogeneizzare tutto il lato, visto che sono ovviamente obbligata a lavorare in verticale. Sapete che i miei consigli sono sempre di smontare il mobile il più possibile e lavorarlo in orizzontale. Ovviamente oggi non si può lavorare in orizzontale ogni singolo lato. Quindi ciò di cui mi occupo adesso io è prima stendere ovunque il colore in modo che sulla superficie sia omogeneo, perché non vogliamo assolutamente che ci siano poi delle colature, delle gocce. Come vedete faccio anche questa bella rullata incrociata, quindi prima in verticale e poi in orizzontale. E ora liscio. Se vi sembra che ce ne sia troppo sulla superficie, comunque voi non andate a schiacciare, perché il bello del rullo a pelo lungo, ma anche spesso del pelo medio, è proprio che non rilascia segni, perché pian pianino fa autolivellare la protezione o la pittura. Avete visto quanto è facile? Utilizzare il protettivo con il rullo su mobili così lisci è la scelta più intelligente, ok? So che tanti di voi dicono ma io preferisco il pennello, ma con il rullo risparmiate un sacco di prodotto, quindi valutate. Continuo su tutto il mobile ed Emma mi aiuta col pennello, nei punti in cui non arrivo. Avete visto quanto è facile fare nicchie come questa anche con il rullo? Col pennello non sarebbe stato così semplice, quindi provate i rulli a pelo corto, medio e lungo. Mettiamo le maniglie, Emma? Sì. Che bello! Bellissimo. Anche questo Restyling. Finito. Allora, ci siamo divertite? Sì. Però ci ha anche fatto sudare. Sì. Diciamo la verità, non è un mobiletto che tu ti fai in un giorno di vacanza, probabilmente neanche un weekend, perché metto le mani avanti, noi abbiamo un nostro laboratorio, tutta l'attrezzatura comoda, tutti i materiali sempre a disposizione, la levigatrice, il pernettino, tutte le pinze, tutto. Ecco, se voi dovete improvvisarvi a fare un lavoro del genere mettendovi in salotto piuttosto che in un garage che non è adibito solo a questo, potrebbe volerci un po'. Perché? Perché è sempre questo il discorso, è più facile fare mobili anticati, patinati, decapati, con delle scrostature, con il craquelé, con dei decoupage, con delle cose miste, piuttosto che un mobile come questo, perché un mobile come questo ha bisogno di estrema precisione e bravura, perché l'antina ti si scrosta, ti si sfrega, è un mobile squadrato dove si vedono i difetti, quindi è un mobile difficile, ma è una tecnica bellissima. Come vedete qua di utilizzo di prodotti c'è solo colore e uno stencil, e qua solo con il colore e uno stencil abbiamo creato un restyling pazzesco che quando tu entri in una casa e vedi un pezzo così dici wow, è veramente pazzesco. Quindi qua non ci sono costi aggiuntivi strani di tantissimi transfer, fregi o cose particolari, Esatto. ma vi assicuro che è veramente, veramente d'impatto, soprattutto dal vivo. Non so se in video rende come dal vivo.
Quindi se volete venire a vederlo, ricordatevi che adesso sarà da noi a Castellamonte e potete comprare questi colori più lo stencil che avete visto che è appena uscito o sul sito magicpaint.it, dove trovate sempre tutti i materiali Magic Paint e tutto il decorativo che vedete nei nostri video, o su sempre il sito Magic Paint, dove trovi però anche i nostri rivenditori in una comoda cartina nella sezione rivenditori, dove potete scrivere la vostra città e trovare tutti i rivenditori più comodi attorno. Una cosa importante, i rivenditori sono suddivisi per badge. Il badge è fondamentale perché quando voi entrate da quel rivenditore sapete cosa aspettarvi. Badge 1, rivenditore fornito. Solitamente viene dato a chi? Ai rivenditori che hanno appena iniziato, Appena aperto, o che non fanno corsi ma che comunque hanno una buona fornitura. Una fornitura. Badge numero 2, che è il badge super, viene già dato a chi ha esperienza, a chi ha parecchio prodotto, quindi hanno una buona fornitura, sono proprio pieni di prodotti anche decorativi, perché per noi è importantissimo non offrirvi solamente Magic Paint, ma offrirvi anche molto decorativo. Quindi tutto quello che vi può occorrere, dal pomello allo stencil, ai transfer, ai fregi, tutto. E poi ci sono i badge numero 3, che sono un po' il nostro fiore all'occhiello, dove vi offrono tanto studio, tanto sapere, tanti consigli, tanta fornitura. Ci sono poi, diciamo, le perle delle perle delle perle, che sono scelti da me annualmente, quindi non è detto che tutti gli anni abbiano questo badge, a volte ce l'hanno, a volte viene tolto, poi viene ridato. È un modo per premiare il lavoro di quell'anno per quel rivenditore, quindi se lo vedete oggi questo super badge è perché hanno lavorato bene l'anno prima. E quindi a volte sono veramente delle perle che offrono veramente un servizio assurdo, forse anche più di quello che posso offrire io nel mio negozio, e quindi devono essere ancora di più, diciamo, osannati. Questo badge È il badge super rivenditore. E come lo vedono? C'è una bella coccarda dorata Sulla foto del rivenditore. Perché tutto questo pippone? Perché i badge non vengono dati per, diciamo, dare un problema al rivenditore, ma per toglierlo. Perché nel momento in cui tu entri da un rivenditore che è Super Magic, sai già cosa ti aspetti. Se entri da un rivenditore basic, sai già cosa ti aspetti. Non puoi chiedere, per esempio, un corso da un rivenditore basic. Spesso mi dicono, ma perché da me non fanno corsi? Ma perché da me non fanno corsi? Perché se un rivenditore decide solo di rivendere un prodotto e di non fare corsi, è una sua libertà, una sua libera scelta. Perde tantissimo, perché perde tantissimo secondo me anche dal punto di vista proprio umano, però è una scelta. Quindi mi raccomando, consapevoli di andare da un rivenditore e sapere cosa trovate e cosa chiedere, ok? Abbiamo altro da dire? Sì. Dove non trovare Magic Paint? Io dico la prima, tu dici la seconda o tu dici tu di la prima. Non lo trovi su Amazon E non lo trovate in tutti i grandi brico store, tipo Leroy Merlin. Devo specificare anche questo. Ciao.